Ragazzacci, buona giornata. Sbarbata di oggi, molto particolari. Oggi vi faccio vedere un rasoio che sono sicuro molti di voi non conoscono, o pochi di voi conoscono. Io non lo conoscevo fino a quando l'ho visto, ci sono innamorato e l'ho preso. Che rasoietto stiamo parlando? Everite, credo che si pronuncia così, Everite. Un rasoietto che quando l'ho visto mi ha ricordato l'idea di Mastro Livi. Perché dico questo? Perché questo è un rasoietto che, come vedete, può essere usato o tipo camisoli, certo è un camisoli a lama simmetrica, non è asimmetrica come i giapponesi, o volendo si può svitare il manico, si allinea qua questi due pezzi che sarebbe come la barra di protezione e la lama, si avvita e si può usare come come se, meglio detto, perché questo sarebbe un monolama single edge. Allora, un'altra caratteristica del rasoio, vedete, fatemi riavvitare da questa parte di qua, se no corro il rischio di tagliarmi, che questo si può togliere, funzionerebbe come una barra di protezione. E qui c'è il rasoio. Allora, il rasoio, mi hanno mandato anche le istruzioni, una copia delle istruzioni. Come potete vedere, qua nella parte in basso dice Made in USA, però vedo che almeno il tagliente era fatto in Germania. Questo è un rasoio che dovrebbe essere all'incirca del 1950, siamo giù di là. Allora, come funziona il rasoio? Vedete che si deve togliere questa copertura metallica e dentro la scatolina, fatemi riaccendere la camera perché qui ho bisogno di vedere il video. Dentro la scatolina troviamo sotto la pietra di affilatura. Il rasoio, vedete che ci sono queste asole che sono fatte apposta perché batte il manico e non arriva a picchiare sul bordo della scatola la lama, sicché in affilatura uno dovrebbe andare in questo senso, dice le istruzioni, girare e andare in questo senso, naturalmente strusciando la lama per affilarla. Poi c'era la coramella, il pezzettino di cuoio da mettere sopra, che in questo caso invece ora si andava a stroppare, facendo questi movimenti. Ora lo posso fare, qui non c'è problema sulla coramella. Allora, io vi dico la verità, ho guardato al microscopio un pochino la lama, qui c'è la scatola interna, vedete, c'è le scritte, e era un po' dentata, sicché ho preferito metterla un pochino su una belga. Prima ho tolto i dentini strusciando con il verso del filo sulla pietra il rasoio delicatamente 2 o 3 volte, e poi praticamente non è che l'ho ribisellato, però insomma gli ho dato un bel colpo con una belga gialla con un po' di slurry, e poi sono andato con pasta verde praticamente, e l'ho scoramellato perché ho paura a metterlo su una coramella normale, di tagliarla, di sciuparla. L'ho scoramellato sopra un lapping film da 30.000 praticamente. Se ce la faccio vi faccio vedere la foto che ho del microscopio di come è venuta l'affilatura. Lo proviamo, ragazzi, non so se taglierà bene, se non taglierà bene, non so che acciaio è, mi sembra abbastanza morbido perché sulla pasta verde immediatamente ha incominciato a farla diventare nera, sicché non deve essere tanto duro. Allora, ragazzi, come non lo conosco il rasoio, è così piccolino, insomma, qui dovrebbe avere questa che ha la funzione di barra di protezione, sicché non dovrebbe essere tanto difficile da usare, va bene? Naturalmente, ora non so, richiederà che usi, ora non so da questa parte di qua, perché di qua non ho problemi, sto vedendo, per farmi la barba, ma di qua come faccio a farmela? Mi rimane, come faccio a farmela da questa parte di qua? Sarà così, dovrò farmela così, dovrò vedere i movimenti, non è semplice. E facciamo magari il passaggio di pelo tipo camisori e poi lo mettiamo a SE, tanto alla fine, ragazzi, cambia poco perché c'è la barra di protezione, non è che me la faccio più difficile, è solo per farmela più facile per i movimenti. Allora, ragazzi, saponcino di oggi, new entry, questo è un Summer Break Wood Shop. Questo, secondo il produttore, dovrebbe ricordare
una giornata in piscina d'estate, per vi ricordare del cloro, l'odore della piscina. Ora, io più che altro ci sento un sottofondo legnoso, qualcosa di acquatico, sì, si sente, e qualcosa di agrumato. Non mi ricorda tanto l'odore della piscina, onestamente. Mi ricorda più l'odore, non lo so, di un'insalata di frutta che ci sia, dell'arancio, mandarino, roba così. Va bene, abbiamo anche il suo after, dopo lo proviamo. Pennellino di oggi andiamo con questo manico Biolong, però il ciuffo è un Boti Super HD 2022. Allora, come di abitudine, prendiamo con il cucchiaino un pezzettino di sapone. Fatemi centrare di più la ciotola sotto alla telecamera. Questo c'è il vantaggio che non si spenge il monitor, riesco a vederlo bene. Allora, mettiamo un pochino, 2 gocciolette in più di acqua, facciamo un pochino sciogliere il sapone. Vediamo se la profumazione del sapone cambia ora montandolo in faccia. Onestamente dal barattolo non è che mi sta facendo impazzire la profumazione, però è un pochino particolare, diciamo che è una profumazione un pochino strana, non è tanto comune, va un pochino fuori da quello che si sente sempre. Potrebbe essere interessante. Allora, vediamo come va. Non c'è inci, non c'è niente sul sapone, per questo non ve lo faccio vedere, ragazzi. Se vi interessa dovete andare a cercarlo nel sito del fabbricante, o io l'ho comprato in The Razor Company il sapone, che lo trovate anche lì, anche se credo che era finito, però da altre parti sicuramente lo trovate in America se lo volete. Una profumazione estiva. Secondo me la parte legnosa predomina, però continua a essere una profumazione estiva. Allora, il sapone non sta facendo tanta schiuma, non so se mi ho prelevato troppo poco, comunque penso che dobbiamo allungarlo con l'acqua, forse non si è sciolto. Bastare, dovrebbe bastare. Sì, ora sta schiumando. Ha fatto anche una bella schiuma. Non si era ancora sciolto, gli mancava un po' di acqua. Tallowato. Questi giorni sto usando sempre vegetali. Mi sto dimenticando come si usa i tallowati. Perché questi Summer Break, ragazzi, sono dei bei saponi, Questa non è la migliore ora per farmi la barba, che è pomeriggio, sono non c'ho l'ora, ma devono essere le 3 del pomeriggio, finito di mangiare alle 1:30. Oggi la moglie ha fatto pavillon criollo, piatto caratteristico venezuelano, che consiste in fagioli neri, carne il lesso rifatto, però dopo che è stato lessato viene tutto sfilacciato, e una volta sfilacciato viene rifatto con un pochino di pomodoro, cipolla, ají, che sarebbe come un peperoncino di qua, che è a volte dolce, a volte piccante, riso bianco e il platano fritto. Il platano fritto è una banana speciale che si mangia cotta, è come un bananone. Immaginatevi una banana 3 volte più grande di quelle che voi mangiate come frutta, che però si deve mangiare cotta, o lessa, o al forno, o fritta, perché cruda non è buona da mangiare. Penso che vi arrivi anche in Italia ormai il platano. Quando è bello maturo, fritto è tanta roba. E questo è il piatto caratteristico del Venezuela, il pavillon criollo.
sfatico piatti che sono pieno come un uovo. Allora ragazzi, io direi che ci siamo. Sento un leggero tocco fresco nel sapone, non so se è dovuto a che c'è qualche additivo, questo non mi ricordo come si chiama, VS23, che vedo che c'è nell'aftershave. Vedete, questo credo che è l'additivo che fa questo effetto un po' ghiaccio tipo mentolo, però senza bruciare. Allora ragazzi, oggi mi sono preso gli occhialini, si vede molto meglio. Allora, incominciamo. Come si chiama adesso? Io non mi ricordo più. Everright. Proviamolo. Allora, qui va a essere un casino. Infatti. Non è facile da usare, qui è un po' difficile perché non riesco a tenere l'angolo. Magari lo facciamo questa parte poi in posizione SE. Andiamo, vediamo qua. Allora, il taglio, tagliare taglia da solo, vedete? Però non riesco a capire bene come tenere l'angolo. Tagliare sta tagliando, anche se forse non tanto profondo. Non è facile da usare in questa posizione così, tipo camisoli, perché ha questa barra di protezione che impide molto il movimento, mi obbliga a usarlo, però dà abbastanza sicurezza. Ora mi sgozzo. Questo è più un pezzo da collezione, ragazzi, Però una barba mi ce la fa. Anche se devo buttare sangue. Sto tagliando poco. L'affilatura non è stata delle mie migliori, diciamo. Molto scomodo di qua. Mi rimane scomodissimo, perché a parte c'è la lama. Anche perché poi il manico è molto fine e tende a girarmi. Però era veramente una bella idea. Che poi c'è, faccio vedere, c'è i prezzi di ricambio dei pezzi che costavano veramente una scemata. Guardate, diciamo la lametta, il pezzo che va affilato, $2,50. E poi c'era la pietra $1,25, la coramella $1,25, e poi da quello che capisco ci deve essere una coramella più lunga da attaccare nella parete che la vendevano a $1,50. Che veramente dei prezzi, La filatura lascia molto a desiderare. Qui ora sotto non so come fare. No, così mi taglio, ragazzi. Facciamo una cosa, fatemelo mettere a SE prima di fare un casino e di tagliarmi tutto. Guardate che non vedo, ok, sono da lontano, da vicino non vedo. Fatemelo cambiare di posizione. Lo montiamo a SE, vediamo come va così. Così molto meglio, e che con tipo camisoli
Qui comunque non ce la faccio, devo andare di traverso. Tipo camisoli lo stavo tenendo male. Comunque la filatura al microscopio non sembrava malvagissima, però nella vita reale manca, non è ben affilato. Facciamo una cosina, veloci. Oggi il video durerà un po' di più, però ragazzi sono le esperienze dal vivo. Proviamo a passare un attimino qui sulla pietra sua e poi lo passiamo sulla coramella. Allora, così vi faccio vedere com'era. Allora, va tolto la protezione. Io penso che conviene bagnarla un pochino la pietra e dicono che va passata nel verso, spero che la camera stia inquadrando, nel verso del taglio, così. La sento durissima questa, immagino che non si affilerà così velocemente. La sento veramente dura come pietra. Anche proviamo a dargli qualche colpettino. Si vedeva bene al microscopio, però deve essere che non ha preso tanta. Va rifatto. Andiamo ora a stroppare un pochino qui sulla lamella. È bagnata. C'è anche un tagliettino. Non è facile, poi con questi occhiali fatemi togliere perché da vicino non ci vedo. Beh, si vede bello lucido a occhio. Vediamo ragazzi, vediamo che è successo. Rimontiamolo tipo SE. Una bagnatina. Bisognerà rimontare anche un po' di sapone perché non mi basterà. Un pochino migliorato, sì. Anche se insomma non è che sia piacevole da morire, sicuramente si può migliorare standoci un po' di più sulla pietra. Oggi non credo arriveremo a BBS, perché per farlo mi devo scorticare. Comunque vediamo, rinsaponiamoci, un gocciolino d'acqua e il sapone fanno un po' più liquido, iniziamo a scorrere un po' la lama. Oggi è più un esperimento, ragazzi. Ok,
Vediamo se si riesce a fare attraverso. Taglia molto poco il rasoio. Sta facendo una fatica. Mi sto immolando per la scienza, ragazzi. Che ogni 2 peli ne strappa 3. No, contro il pelo non ce la faccio a farlo. Ogni 2 peli che taglia ne strappa 3. Comunque la barra di sicurezza funziona veramente bene, avete visto che non mi sono tagliato. È come che perdesse immediatamente il filo. Perché ora appena scaramellato tagliava meglio, però già sta... Ya sta tagliando poco. Magari ci devo stare molto di più, perché la corsa è corta, sì che scораmello poco, anche sulla pietra ci sono stato troppo poco. Però al microscopio si vedeva veramente bene. Ho provato anche con un capello, lo tagliava bene il rasoio, però certo non lo tagliava come lo taglia la lama di un mano libera, che appena lo appoggi lo fa saltare. Comunque ragazzi, la barba senza contropelo, dove sono magari un po' peggio è qua sotto il collo, che qua avrei bisogno di fare contropelo. Ce la fa proprio, manca filatura. Questo è proprio rustico, ragazzi, questo è roba... Tempo di guerra, mi immagino le trincee, la guerra mondiale, che avevano le lamette che tagliavano così. Però con una lametta tagliafuochi non ci si fa punti rossi così, Vabbè ragazzi, questo era più che altro per farvi conoscere il rasoio, io non lo conoscevo. Scrivetemi poi nei commenti se voi lo conoscevate o qualche consiglio magari per affilarlo e si riprova, anche se vi dico la verità, io l'ho comprato più per tenerlo nella collezione che per usarlo, anche se
così a modo SE. Se fosse ben affilato sarebbe veramente un piacere usarlo, perché date nemmeno un puntino rosso. La barba non è, vi dico, qui sotto ho bisogno di passare contropelo per andare a BS, però sulle guance insomma il pelo a tagliare lo taglia. Magari facciamo una cosa, fatemi prendere qui c'ho, questo è già armato, è un Edin Jauer, tiriamo poi in realtà sul sapone l'ho preso poco, poi con tutte queste prove, ma comunque c'è ancora voglia. Fatemi dare un colpo sotto al collo con Edin Jauer 89. Non è che ce ne fosse rimasta tanta di barba, eh. Sentite qua, l'Edin Jauer 89 non chiappa. E qui, sentite anche qui la base, qui sono liscio. Era sotto il collo, guardate subito punto rosso. Perché l'ho stressata la pelle, ragazzi, oggi. Vai, a posto, dai, anche qui guardate subito. Punto rosso. Vai, ci portare a casa uguale. Coi tre figlini, Comunque ragazzi, divertentissimo il rasoio, divertentissimo. Magari poi ci perdo un po' di tempo, lo provo a riaffilare per vedere come va. Allora, mettiamo dell'acqua, mettiamo quello che è rimasto di sapone. La formazione del sapone è rimasta uguale e identica al barattolo, si sente dei legni con qualcosa di strano, qualcosa anche agrumato. Vedete che un po' di pelo c'era, qualcosa abbiamo portato via. Allora, stranamente sulle guance non sento bruciare. Sotto il collo qualche puntino da qualche parte, ma poca roba. Qui è che ho come una irritazione e appena mi passo dalla lametta sono già 2 o 3 giorni che mi sto rompendo. No, pensavo peggio, guardate, non è stata, non ho bruciato tanto la luce, veramente poco. Lasciamo un attimino che agisca, che stringa i pori. Abbiamo intanto la tazza. Adesso scappalo. Pennellino. Quando uso questi pennellini così devo ricordarmi di mettere un po' più di sapone. Sono un po' tirchi ultimamente, ho i primi saponi. No, che non mi piace il bastone in faccia. Porca miseria. Non mi piace il bastone in faccia, che preferisco mettere un pochino meno o un pochino di più. Allora mi sciacquo.
c'è male. Comunque come post eccezionali questi saponi della Summer Break, una pelle fantastica, ti va, la gomma, sono veramente ottimi. Ho preso un pochino troppo poco sapone oggi, questo pennello, questo ciuffo tende a mangiare super HD, si è mangiato un po' di sapone, comunque tanta roba, pelle fantastica. Fantastica, fantastica, fantastica. Infatti oggi il borosalco io non lo metterei. Sento la pelle veramente eccezionale. Andrei diretto di aftershave. Una dose generosa. Allora, aftershave leggerissimamente olioso, ma poi appena più che olioso umido, direi umido, ecco, più che olioso umido. Aspettiamo che si asciughi. Alcol, witch hazel, fragranza, VS23 che credo che quello fa l'effetto un pochino freddo, aloe vera, estratto di agave, tanta roba. Tanta roba. Allora, la formazione si ricorda quella del sapone, forse è un pochino più aggradabile, mi piace un pochino di più questa dell'aftershave, non lo so, c'è una nota, comunque sì, forse nell'after ora la sento un pochino l'odore a cloro di piscina, si sente un pochino, anche se vi dico la nota legnosa e un qualcosa di fruttato come agrumato mi sembra che è quello che domina. Allora ragazzi, Everite, la soglietta che non credo che siano tanto facili da trovare, io vi dico non li avevo visti, mi ha ricordato un po' l'idea che ha avuto anche Mastro Livi, non so se lui lo conosceva questo rasoio, si sarà ispirato anche a questo. Certo quello del Mastro fa qualcosa in più perché credo che fa SE, mano libera, i camisoli credo, questo fa solo due cose. Comunque vi dico, con questa protezione usarlo da questa parte di qua veramente non ho idea di come si dovrebbe usare, sarà così ma mi rimane scomodissimo. Sarebbe stato l'ideale se questa barra magari non so se si può girare, ma la perforazione ho visto che non è uguale. L'altra volta ho provato a metterla, no, di qua non entra, si blocca, non sono perfettamente simmetriche, non lo so, c'è qualcosa che infatti vedete anche la perforazione di qua, vedete inizia diciamo dopo questa costa, mentre di qua vedete che è a mezza costa, sicché la protezione questa entra solo da una parte, l'altra parte non entra, e di qua rimane scomodissimo veramente. Va usato magari per fare qualche ritocco, potrebbe essere le basette, però per usarlo comodo su uno stesso bisogna usarlo tipo S6. Comunque ragazzi, un bel progettino, era veramente una bella idea questa, pietra, coramella e rasoio, poi ricambi, vabbè, magari quando nel 50 $2,50 erano soldi, non come erano gli stipendi, però insomma mi sembra che erano abbastanza accettabili. Comunque vabbè, grazie alle Dinjago 89 abbiamo portato la sbarbata a casa anche sotto il collo. Comunque avete visto che non è che ne era rimasto tanto di pelo, anche sotto il collo. Il Dinjago ha preso veramente poco. Va bene, che altro? No, abbiamo parlato di tutto, penso. Vabbè, il pennellino, ragazzi, l'ho usato 1000 volte, questi ciuffi della Botti. Mangiano un pochino di sapone, però ragazzi, sono morbidissimi, lavorano veramente bene. Io sono contento, sono divertito, come sempre. Sì, un pochino di barba è rimasta, però meglio così, per il prossimo video abbiamo più barba. La prossima sbarbata la facciamo sabato. Va bene, vi saluto, vi ringrazio per vedere il video, commentate sotto se conoscevate il rasoio e se avete qualche idea da darmi magari per affilarlo, si potrebbe riprovare, anche se vi dico, preferisco rapulirlo tutto, oliarlo e lo metto via, lo tengo di ricordo, veramente bellino il rasoio. Poi l'ho pagato veramente giusto, una scemata, l'ho preso in un'asta, mi sembra, non sono arrivato a $30, veramente
veramente prezzo giusto, $30 spedito a Miami addirittura. Sì che secondo me ne è valso la pena. Mi sono divertito. Qui sulle guance, ragazzi, sto veramente bene. La vazza l'ha fatta bene. Certo, ho sofferto un po' strappato, però vabbè, ci siamo divertiti. Ragazzacci, come sempre, dai, ci vediamo alla prossima.